Allora, il collegamento è iniziato con "Non mi fai paura", mister E, quindi subito in sfida, anzi sfida dalla sua casa, dalla sua residenza in Spagna, e si può vedere dallo specchio dietro che è ispanico, cioè quello è arredamento così. Dove sei esattamente? Dove abiti? Sono a Jerez de la Frontera. Bello! Quindi vai a Cadiz, vai ogni Quando, tanto. sì, quando c'ho voglia di fare un po' di mare, spiaggia, sì. Sei stato al Pelaio? Forse ancora no. Che sarebbe? Allora, ti consiglio di andare a un locale, tipo bar, ma è un po' abbandonacchia, ma dentro ha circa 100-200 motociclette. Ah, sì? Tutte motociclette degli anni 60 e 70, soprattutto moto spagnole, Bultaco, Ossa, queste qui. Ah, ma lì a E Cadiz. sì, sì, sì. È Interessante. il Pelaio si chiama, è un posto che è una specie, ci puoi mangiare anche un panino, ma è più un museo che altro, almeno fino a un paio d'anni fa c'era, e c'erano tutte, ma tantissime, sono proprio ammassate, 50, 100, si vendono anche roba tipo Ossa, Bultaco, sai quelle marche spagnole Figo. da regolarità, da enduro, se c'è ancora vacci a vedere che rifai gli occhi, perché una quantità di motociclette così da cross, enduro, regolarità, non le ho mai viste tutte insieme. Quando vai, ma figurati se ti devo dire io a te, cioè, che devi fare a... Vabbè. Detto questo, iniziamo la chiacchierata, mando una piccola sigla che dura 7 secondi e poi andiamo, va bene? Vai. Dai. Allora, eccoci qua da Oliveto Citra. Cioè, ma dov'è? Cos'è? Cioè, Beh, sa- sono nato a Oliveto Citra, ma perché praticamente la ginecologa di mia mamma lavorava lì a Oliveto Citra, però sono nato e fuggito, tra virgolette, cioè non ho Sì, ma vissuto. salutiamolo Oliveto Citra, cioè Sì, sì, che sì, poi perché non nomina mai nessuno. tutti del popolo del paese di Oliveto Citra, ecco, mi conoscono come uno di loro, però Il in realtà popolo. non ci ho mai vissuto lì. Torni ogni tanto, c'è la banda, no? Ti hanno fatto l'accoglienza, no, ti hanno fatto quelle Beh, no, cose adesso lì. è un po' che non torno perché, come ho detto, adesso sto, sto vivendo, diciamo, qui in Spagna per un periodo e poi dopo mi trasferirò, ecco, ritornerò in Italia, San Marino. E quindi diciamo che in questo periodo è un po' che non torno a casa e non so quello che stanno creando, se stanno creando qualcosa, io penso il mio e poi dopo vedremo. Vabbè, comunque Oliveto Citra, io sono stato, ci sono delle cose interessanti. Salutiamo, adesso sei in Spagna e poi che deve fare? Va bene, senti, molti non lo sanno, Iari Montella campione europeo Moto 2. Così. Ma non si sa, non se ne parla, non si... Non si direbbe la mia faccia, perché No, che c'è? Ma non è sei che c'è una faccia perplesso? da... No, sono perplesso del fatto che è un titolo di cui non si parli, invece credo sia complicato vincerlo, perché quello è un banco di prova premondiale e un mondialino, secondo me, Certo, dove ci si scanna un bel po'. E invece uno dice, Montella è arrivato dalla Supersport. È vero, però il percorso fatto anche. è un percorso particolare, perché sono sempre meno i piloti, Iari, tu questo non ci pensi, magari non lo sai, che hanno fatto la 250, quelle cose lì, cioè quelle categorie lì si trovano. Vabbè, l'altro giorno ho fatto due chiacchiere con Baldassari è ancora uno della scuola, poi però non sono più tantissimi i piloti che hanno fatto quelle categorie classiche, la 125, la 250, ormai fanno premoto 3, no, le moto Sì, è piccole, poi tutta. Beh, io alla fine sono un po' di quell'era lì già, perché diciamo che io ho iniziato, penso, la mia prima gara della mia vita, avevo 13 anni ed ero a Misano con un Kawasaki 300, con il primo Kawasaki 300. Quindi io lì ho iniziato quello che è la mia carriera, diciamo. Poi ho vinto il 2014 l'italiano e poi, come ho detto, come tu hai specificato, ecco, ho fatto un po' di passaggi tra Moto 3 fino ad arrivare poi alla Moto 2 l'Europeo, vincendo l'Europeo. Come tu dici, se ne parla poco e comunque è un titolo, ma io in realtà credo che
vincere in generale, adesso che sia ecco, un campionato italiano o un campionato europeo, è comunque difficile, perché il vincere è difficile. Eh sì, perché te la Eh, giochi alla pari praticamente con gli altri, anche se il campionato esatto. magari è italiano. Sì, 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 no, però sai, mi faceva specie il fatto che c'era ancora nel curriculum la 250, questo modo qua, che adesso, sai, c'è addirittura chi fa quella cosa molto brutta della Moto E, cioè la Super Sport 300, che sono categorie che a noi di Mister Elve non è che ci hanno mai convinto più di tanto. La 250 sicuramente sì, e secondo me te la dà un po' di sensibilità o no, quella categoria lì. Cioè, quando correvi 125 e 250, cioè, imparavi un po' di più sulla moto, a metterla a Ma alla fine sistema. io credo che cioè, il pilota, quello che è il pilota si adatta a quello che è la circostanza e il momento. Se c'è da correre con una 105, uno fa il possibile per far funzionare un 125. Se c'è da correre col triciclo o con una Pecar, faremo il possibile Sì, per fa- sì, per farlo sì. funzionare, diciamo. Quelle però sono complicate, cioè sicuramente 125 e 250 il pilota ci deve Sì, mettere un sì, po' di sì, più no, del suo. scherzi a Quelle parte, sì. alla fine ti dico che la 250 è complicata, ma la sorella da 250 sarebbe la Moto 2, e la Moto 2 non è una categoria o una moto facile. Parliamo comunque di due categorie al top, di due categorie dove il livello è altissimo, dove il mezzo tecnico è complicato da imparare, nel senso da capire, da cercare questa connessione con quello che è la moto e da farla funzionare. Senti, Quindi ma Moto2 Superbike, tu ci vedi delle affinità? È un mondo completamente diverso? La Superbike è più... Moto 2 Superbike. Sì, Io credo che ci vedo delle affinità, cioè alla fine in Superbike è conosciuta come la categoria con le moto di serie, derivati di serie, però diciamo però no, che sì, di derivato di serie c'è poco, c'è cioè più. parli comunque di una moto dove ci si lavora vicino per farla funzionare. E io credo che può essere sì, molto simile a quella che è una Moto 2 in realtà, perché la Superbike già inizia a essere una moto da corsa, cosa che invece la Super Sport non è, perché lì veramente è derivata dalla serie. Però la Superbike sì che inizi già a cambiare piastre, a avere un forcione differente, o magari un serbatoio, poi varie case ecco, hanno varie concessioni e possono fare varie modifiche, però è già un lavoro che è molto simile a quello che si fa su una Moto 2, con l'elettronica, con il freno motore, con quello che è le potenze. È un lavoro già un po' più complesso. Io credo che sì, possono essere connesse secondo me tra di loro. L'unica cosa è che tu, che in Superbike hai guidato solo Ducati, correggimi se sbaglio, eh, anche per esempio l'altro giorno c'era Alberto Surra che no, raccontava, lui che è proprio debuttante così quest'anno, che diceva io sì guardo Montella perché quello c'ha esperienza, io cerco di capire, lui è debuttante e diceva io la devo assecondare molto di più di quello che pensavo la moto, pensavo di gestirla, invece mi decidevo far quasi portare rispetto alla Moto 2, eccetera, che anche lui ha avuto esperienza in Moto 2. Tu sei d'accordo su questa cosa qui un po', oppure tu sulla Ducati hai trovato un approccio diverso che in qualche maniera ti rende possibile fare una guida diversa? Che ne so, perché... Ma io credo che in realtà il farsi portare dalla moto, cioè io l'anno scorso per dire mi facevo portare dalla moto, ero un po' un passeggero. Quest'anno invece già è diversa la situazione, già inizio ad avere la situazione un po' più sotto controllo, più sotto mano, e riesco a capire quando, come e dove fare determinate manovre. Io credo che alla fine queste sono cose che apprendi col tempo. In Moto 2 magari lui, come anch'io quando ho fatto la Moto 2, ci ho fatto degli anni sopra, arrivi poi verso la fine dove sei domatore del mezzo. È normale che poi quando cambi categoria e vai su una superbike dove il livello che c'è, la moto che
parli comunque di una moto che ha non so quanti cavalli, c'hai potenza da gestire, c'hai tante situazioni da gestire, è normale che io credo che all'inizio possa essere più che ti fai portare dalla moto, però Lui uno diceva che devi ha... seguire il flow. Probabilmente tu mi stai dicendo che l'anno prossimo lui avrà le stesse sensazioni che hai tu. No, Io credo di sì, probabilmente no. io Cioè, credo di quindi, sì. quindi questo. Tu, allora, si vede dai risultati, ma non è solo quello, perché comunque i risultati possono arrivare o non arrivare per tanti motivi. Però la sensazione è che ci sia stato veramente un grande cambiamento da parte tua nell'approccio alla moto, alla gara e alla situazione. Cioè, quella rookie-tudine, cioè te la sei proprio tolta, no? Questo già in realtà alla fine della stagione, però che dici? Cioè tu lo percepisci questa sicurezza? Io ci ho lavorato, diciamo, tutto l'inverno per far sì che arrivassi quello che si sta vedendo, ecco. E ho lavorato quest'inverno proprio per colmare tutte le mancanze che ci sono state l'anno scorso, tutti gli errori fatti l'anno scorso, anche perché l'anno scorso c'era la scusa, tra virgolette, di essere un rookie, quest'anno invece no. Eh no, bisogna, sì. Quindi diciamo che da quel lato lì non mi potevo appellare a nessuna cosa. Scherzi a parte, però, sì, diciamo che quest'inverno, quello che è stato l'anno scorso è stato un anno duro, molto duro, dove ne sono capitate di ogni e ho vissuto cose che non avevo mai vissuto prima, weekend di gare disastrosi, sensazioni del tipo che arrivi la domenica e dici ostia, spero che finisca e nel miglior dei modi che possa essere, che prendo l'aereo Basta e che, ritorno a basta che casa e c'è. basta. Cioè, Ostia perché abiti in Spagna, perché altrimenti era In ma realtà perché? Ma perché? Ma perché? però Ma perché? Ostia si Anche utilizza in anche al Veneto, nord. sì, 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 ma vabbè, però cioè, cerca di prendere cioè, la parte meglio della Spagna, non iniziare a parlare come Jorge Lorenzo, stai attento che No, se no, no, no. perché E se quindi no, stavo dicendo, diciamo, quello che è stato l'inverno 2026 è stata fatta un'analisi sull'annata 2025 e abbiamo cercato con tutto il mio equip, con tutti i miei ragazzi e le persone che lavorano con me, abbiamo cercato di migliorare quelle che erano le aree deboli del 2025 e continuiamo, stiamo continuando in questo processo. senti, ma come un rookie lo guardano diverso, cioè tipo una specie di affetto, mentre invece adesso sei un pro, percepisci questo? Cioè c'è un po' di Ma coccola, un po' di... il rookie, diciamo, io credo che il rookie è anche quello che ho percepito io l'anno scorso. Cioè, io ho preso l'anno scorso delle sportellate, un po' ne ho date, un po' Sì, di danni li ho fatti. il benvenuto, diciamo. Però un po' di sportellate brutte le ho prese proprio cioè del tipo, rimani lì, capito? Cioè, sei l'ultimo arrivato, Sì, sì, rimani sì, lì. sì, sì. Ed è quello secondo me che ti fortifica, perché alla fine se riesci a reagire a quelle che sono queste situazioni, alla fine ne esci fuori più forte e ti adatti a quello che poi è la circostanza, perché la Superbike, quella che è la Superbike è una categoria fatta anche di gente molto molto esperta, di piloti che hanno anni di... Rustici. Esatto, rustici e anche con tanta esperienza, quindi sanno perfettamente se vogliono come metterti in difficoltà e come fregarti, capito? Ha Quindi iniziato a restituire qualcosina? Cioè, nel senso, no, però io non oppure no? sono rancoroso, cioè restituisco a restituire no, magari mi capita di darle, però non Sì, perché sì, io no, no, abbia ma non bisogno. per quello. No, no, intendevo dire che hai iniziato anche tu a far Sì, sì, assaggiare, sì, diciamo, la beh, parte... alla fine uno si deve fare spazio, è quello che è la categoria. Ah, Poi ci sono gare magari dove sei soggetto ancora di più a questa guida un po' più estrema, come tipo le sprint race, che eh. cioè lì è tipo giungla, capito? Lì nel Sì, momento me in l'hanno cui detto già in pare, me l'ha detto anche l'Equona, che ha sì, detto se poco poco sparti dopo i 6, ha detto, no, cioè, veramente una sei fregato, scazzata. capito? Sei fregato Sì, sì. perché
tutto il pelotone dietro è una caccia continua, sfrenata a entrare nei primi 9 che, cioè, tipo guerra vera. È la guerra. Sì. Senti, ma a te piace questo motociclismo qua? Oppure tu, se potessi, faresti un po' le linee, saresti più un raffinato? Cioè, è uno che quando c'è la bagarre dice sì, va bene, dai, ti strofini le mani e ti butti, oppure sei uno che dice ah, ma io potendo preferirei fare No, un'altra gara? il problema è che al giorno d'oggi la bagarre, quella che è la bagarre, quella che è la lotta deve essere molto calcolata, perché è un attimo che magari dai una sportellata un po' più incazzata, diciamo, senza far danni e ti becchi penalità. Però anche lì è un po' strana la situazione, infatti ne parlavo con alcuni piloti dopo Balaton, perché è un po' strana come loro reagiscono a determinate cose, cioè è come se determinate cose se le fa uno vanno bene, se le fa un altro invece viene penalizzato. Eh, è come se non ci fosse equilibrio. No, è un'equità del giudizio, cioè non sai mai quello che puoi fare perché l'hai visto Esatto, fare da qualcuno, poi lo fai tu e paghi, esatto, e quindi esatto. questo, O, ma ci sono, o o viceversa. viceversa. Ah, quindi diciamo che non è che ce l'hanno, che avvantaggiano qualcuno, è che proprio non c'è No, chiarezza, non lì c'è. cioè, diciamo che lì c'è una persona, cioè, delle persone che vedono e che prendono decisioni. Prendono decisioni e una volta presa la decisione è presa, capito? Quindi non c'è modo di fare Mm, cambiare idea mm, o mm, mm, mm. trovare un punto di incontro. Quindi alla fine, come ogni cosa, determinate situazioni uno le può vedere in una maniera e altri possono vederle in un'altra. Da quello che è la percezione in pista, poi dopo è diverso perché siamo piloti, siamo lì cercando di fare il meglio, di arrivare uno davanti all'altro. In determinate situazioni magari uno dice, minchia, però ieri ho fatto una cosa simile, sono stato penalizzato, oggi che ho ricevuto qualcosa Sì, simile, l'altro è sì, lì sì, è un che sta classico. davanti, capito? Sì, è un classico, sì, sì, ma credo che sia abbastanza sì. Sì, ma della Superbike c'è questa cosa non ti piace, ma tu invece c'è qualcos'altro che cambieresti? Per esempio, io dico sempre, la Super Pole a giro secco da soli, di una volta, che non so, magari tu non l'hai vista, eri giovane, non te la ricordi, però si faceva un giro secco, no? Ognuno faceva il suo giro da solo, come nello sci, scendeva, no? Faceva il suo giro, c'era visibilità per tutti, era bellissimo perché tu guardavi Montella, poi guardavi Alvaro, poi Sì. guardavi e vedevi le differenze, le traiettorie, la guida, lo stile, e avevi la possibilità di gustarti tutto. E in più potevi impegnarti più per fare il tempo. A te piacerebbe si tornasse con questo tipo di format oppure no? Potrebbe essere un'idea figa. Alla fine, quello che stiamo facendo quest'anno in Super Bowl, beh, che è molto simile, perché noi in Superbike abbiamo 15 minuti, quindi c'hai tempo di spararti due gomme, fare due Sì, giri non di più. e Sì. fine. Poi d'altra parte è vero che tipo io quest'anno cerco di trovare quanto più possibile pista libera per farlo da solo, cosa che invece l'anno scorso magari essendo un rookie, Ti essendo alle serviva prime un po' di armi, riferimento, sì. sì, cercavo riferimenti, come li sto cercando magari Sur, che mi è capitato qualche Sì, volta a sì. tenerlo dietro, come è giusto che sia. Quindi diciamo che cioè, se la pensassi come un esperto ti direi sì, però se dovessi essere un rookie sarebbe difficile, perché per un rookie andare su una pista che magari non conosce, non c'è mai stato con una moto del genere, fare una qualifica, un giro secco e poi dopo fini a casa, secondo me è complicato. È complicato. Ma lui l'ha detto, io vado dietro gli altri per capire se riesco a fare delle cose, oppure quando sono stato davanti, che ho fatto qualche giro davanti, ho imparato a vedere come potevo, cioè non mi sembra tranquillo, però effettivamente quello che dici tu è vero, cioè un giorno, c'è un proverbio che dice un giorno sei il cane, un giorno sei l'albero. Cioè, Esatto. capito? Può essere può andare bene, oppure una volta può essere tu quello che. Comunque, senti, la Ducati quest'anno è più forte di sempre, probabilmente. A parte quelle Aruba, no? Che hanno qualcosina in più, vanno inseguite. Però è vero che la Ducati quest'anno veramente anche i clienti possono
restituire al team qualche risultato molto più interessante. Cioè, rispetto una sì, volta beh. alle factory i clienti soffrivano anche se erano Ducati. È vero che quest'anno Beh, c'avete più chance. però l'anno scorso Danilo con Barni ha lottato per il terzo posto fino all'ultima Sì, gara. Ci si è fatto lui male, solo quindi però, invece quest'anno hai visto tante Ducati, 8, 7, 8 sì, l'altra domenica. Questa cosa è più semplice per chi ha una Ducati, ma più difficile perché i ducatisti sono tanti, no? Cioè c'è certo. McKenzie che quindi com'è questa sta Sì, no, storia qua? beh, la Ducati quest'anno ha fatto uno step grosso da quello che era Ducati l'anno scorso. E, come tu dici, alla fine è una moto che anche i privati, quindi i clienti, possono avere la possibilità di poter fare qualcosa, di poter dire la loro, perché alla fine di ufficiali ci sono due, il resto sono tutti clienti, e come hai visto Surra, io, Balda, Alvaro anche. Abbiamo possibilità, ecco, di poter dire la nostra e poter figurare bene. D'altra parte però ci sono anche moto secondo me che funzionano bene come la Bimota, Va bene, sì. come anche BMW. Io credo che io alla fine Oliveira ci ho fatto la gara in Ungheria, lui è arrivato terzo, io quarto. Cioè, sì, lui sarà forte, però secondo me anche la moto male Non non è è. male, sì, è vero, non è male, non è male. E poi è normale che ci sono magari moto dove fanno un po' più fatica le giapponesi, tipo Yamaha, Honda, sono quelle là un po' più in crisi. Però è vero che sì, Ducati ha fatto uno step grosso l'anno scorso, sì, confermo. Senti una cosa, ma Alvaro è un compagno di squadra ingombrante. Cioè, nel senso, lui cioè, come cioè, è un mostro sacro, no? Perché, cioè, Beh, Alvaro è uno eh, dei big della categoria. ce l'hai lì, che Sei fai? consapevole di avere a fianco uno dei big, e ci convivi. È un qualcosa che tu dici, ok, sta lì, e lo porti avanti, lo utilizzi anche per imparare qualcosa, per imparare come si muove lui all'interno del box, e perché alla fine io credo che Alvaro è diventato un big anche non solo perché ha vinto un pilota, eccetera, però io credo anche per il tipo di personalità, per il tipo Sì, è vero. di persona. Sì. Cioè io lo vedo con i fan, lo vedo con i ragazzi del team, è una persona a modo, è una persona super disponibile, è una persona che se gli chiedi da fare qualcosa lui te la fa, ecco, cioè non è uno di quelli pesanti o proprio perché Alvaro magari può dire no, io non faccio niente Sì, sì, se no, non c'è è chiaro, voglia, ecco. chiaro. No, è sempre stato molto disponibile anche con noi. Ma Sì. tu i suoi dati li vedi oppure non ti aiuta per qualche motivo, perché guida in modo particolare, per la No, zavorra, eccetera? Li io i guardi? dati suoi li posso vedere, però alla fine io quello che vedo, quello che cerco di trovare è trovare sempre qualcosa che sia meglio di me, nel senso che se io so che se noi vediamo che lui fa, non so, 2 o 3 curve meglio di me, io mi vado a vedere le 2 o 3 curve sue, ma se poi c'è Bulega che fa altre 2 curve meglio di No, no, me e di chiaro, lui, chiaro, chiaro. io vado a vedere quelle di Bulega. Tu che opinione hai sul fatto che lui sia molto infastidito per il discorso della zavorra? Tu come questa cosa ci hai pensato? Se fosse capitato a te, ti girerebbero uguali? Gli daresti più Beh, peso, meno secondo peso? me non deve essere bello vivere un qualcosa del genere. Mentre abbiamo problemi per un complotto degli spagnoli, sicuramente, che ci impedisce, certo, è questo. È la Che ci distanza, è la distanza. no, è un complotto degli spagnoli, spagnuoli, come scrivono quelli di Facebook. No, dicevo, questa, la zavorra, tu come la vedi? A te girerebbero cioè, passare, no, come dicevi, da vincente Sì, a... sì, sì, eh, dicevamo, io penso che non deve essere semplice come situazione da digerire, da accettare, perché alla fine lui era un vincente, era uno che vinceva le gare, ha lottato per dei mondiali, ne ha vinti dei mondiali, e di punto in bianco ti ritrovi a dover avere a che fare, ecco, con gente che magari ha deciso di ostacolarti, essere l'unico più... Perché poi, tra l'altro, io credo che la cosa che più dà fastidio è è che è pensare solo lui. che sei Sì. l'unico della categoria ad avere la zavorra.
e poi nel momento in cui ti hanno messo zavorra non sei più tornato vincente come lo eri, io credo che facile non deve essere. No. Ma nel box non se ne parla tanto oppure il giù? Nel No, box non... ti sono onesto, cioè noi facciamo parte dello stesso team, però io ho la mia squadra di Sì, sì, lavoro e lui ha la la tua sua squadra squadra. di lavoro. Ok. Abbiamo così pochissimo tempo tra una sessione e l'altra per parlare con i tecnici, per riposare, eccetera, che non c'ho neanche modo in realtà di scambiare troppe chiacchiere con lui, se non quando è cena, se non quando è sera, anche lì però magari veloce perché fai ceni alle 7:30, fai Sì, una sì, sì. corsa per No, è andare via chiaro. alle 8 e andare a dormire in appartamento, in casa, quello che sia, in hotel, per il giorno dopo, capito? Sì, no, chiaro, chiaro. Senti una cosa, ma perché sei in Spagna? Cioè, una Io domanda... per amore, come si fa? Ah, Ramo, oh, quindi non c'entra niente, no, perché mi alleno meglio, no, perché... Ma No, no, quello cioè si poi tratta, è un'altra cosa. è subentrato dopo. No, perché la Certo. ragazza è di Erez e Ah, quindi capito. sono venuto qui. Quindi non è che ha detto no, perché in Spagna ci sono più chance. No, ma so io cosa c'è. Cioè, capito? Quindi lì bim bum bam, ho capito? Cioè, sempre di Poi allenare. dopo ho trovato anche, ecco, quello che è la mia realtà, il mio lavoro, eh. Perché alla fine qua è vero che comunque c'è una mentalità molto diversa, gli spagnoli si allenano in maniera diversa e con mentalità diversa. E alla fine sta Raccontami, mentalità. raccontami, raccontami. No, questo è curioso perché quello che ho percepito, almeno io avevo esperienza, cioè paragono quello che sto vivendo qua con quello che vivevo quando ero lì a Salerno, diciamo, nel sud. Sì, sì, La differenza fondamentalmente è una, che qua il pilota va in pista in quello che qualunque tipo di allenamento, che sia motocross, che sia con un 600, che sia con una MGP, che sia in un autodromo, in un kartodromo, ovunque. Il pilota va in pista e l'obiettivo è solo fare il meglio possibile che tu hai a disposizione e in ok. condizioni peggiori. Cioè, quindi magari con gomme degli anni 80, con gomme con la tela da fuori, con Sì, moto magari tutte sgangherate perché alla fine siamo qua ad allenarci. Cosa che invece quello che succede al sud, almeno in Italia, al sud Italia, quello che vedi, che percepisci, che la gente, i ragazzi, i ragazzini, i piloti, anche quelli un po' più adulti, vanno a girare, si vanno ad allenare, ma magari si organizza un gruppo e ci sono due o tre persone un po' più forti, quasi il gruppo si divide perché hanno paura del confronto, piuttosto che dire, cazzo, andiamo con quelli che vanno più forte per capire che fanno, per imparare sì. qualcosa. No, la cosa si divide. Quando poi vai, sembra, cioè, fondamentalmente siamo in un cartone ad allenarci con delle moto che non c'entrano nulla con quello che facciamo e c'è un lavoro dietro sul setting, sulla pressione gomme, sulla termocoperta, la temperatura, Sul top di gamma, sulla sul ricercare sempre la sfumatura condizione migliore. per cercare di essere magari un decimo più forte di Pinco Pallino che fa il mondiale, quindi mi posso sentire grande e forte. Cioè, quando poi magari il Pinco Pallino che va al mondiale, cioè, non si sta semplicemente allenando e sta in situazioni normali e l'obiettivo suo è solo allenarsi senza dimostrare nulla a nessuno perché non ha nulla da No, ma ho dimostrare. capito, ho capito. Noi parlandone con Acosta, Acosta diceva che lui si allenava con un 600 vecchio, con Sì, delle gomme che fin quando non si aprivano, diceva lui. esatto. Effettivamente, E questa questo è un po' la scuola, diciamo, questa è la è la scuola. scuola. Cioè di lavorare sempre in crisi, così dopo quando le cose vanno bene è meglio. Invece un po' all'italiana di avere sempre il top del top di gamma, Esatto. del massimo, che dopo invece quando arrivano le difficoltà magari ti No, manca perché poi qualcosa. sai che succede? Che poi diventa facile scaricare le colpe in quella fase lì. Nel momento in cui arrivo in difficoltà, tu dici, però io quando vado a girare, non so, in un cartodromo sono veloce, adesso non riesco perché la moto c'è un problema, Sì, sì. capito? Ti cambia proprio la percezione. E poi quello che fanno qui è anche endurance, cioè nel senso andare in pista
e girare il più possibile, fare turni da 20-25 minuti, mezz'ora se ti dà la possibilità di fare mezz'ora, capito? E questo anche ti aiuta a mantenere concentrazione, a mantenere focus su quello che La uno dovrà qualità, sviluppare. i long run effettivamente, io ho notato molti piloti, non solo italiani, però sì, ma soprattutto italiani, sono molto bravi, ma poi le fesserie arrivano da metà gara in poi perché come mancasse lucidità. E la lucidità tu la ottieni così, no? Cioè facendo Tu la, migliaia di la giri nel velocità modo... l'alleni a casa, ecco. Alleni a casa a livello fisico perché anche fisicamente se da metà gara in poi sei finito a quel punto la lucidità cala e anche poi lucidità mentale che è quella di essere abituato magari a uno sforzo, a un determinato sforzo per X tempo e quello lo alleni magari se vai in un cartodromo, se vai a girare con la moto da cross, qualunque tipo di cosa anche una semplice corsa a piedi per dire che vai a correre per un'ora, per 45 minuti e mantieni un ritmo che per te può essere un ritmo alto, anche quello è allenamento a livello mentale, capito? Perché sei lì che sai che stai facendo un allenamento di endurance di 45 minuti, un'ora, quello che è, e devi mantenere un ritmo alto, frequenza alta e costante, quello è allenamento. No, 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 chiaro. Io sono molto curioso di queste cose. Non sembra, ma mi piace e mi alleno perché io purtroppo dopo rovino tutto davanti al frigo. Ma Tocca, comunque, tocca, tocca metterci un lucchetto, un quindi lo sai. lucchetto. Ma guarda, un lucchetto ci vorrebbe perché per il resto io ho la palestra E a la casa, mi chiave però alleno. buttarla, A mia perché... moglie la chiave, a mia moglie la chiave. Sì, Esatto, esatto. esatto. Sì, sì, sì. Con il lucchetto con la Perché chiave anche che il lucchetto poi con la chiave tua in mano Cioè, può no, fare ma io problemi. non so. Vedo che hai già capito, vedo che mi hai già inquadrato. Cosa fai tu? Allora, due domande. Chi c'è di, fra virgolette, abbiamo superato il numero massimo di virgolette che possiamo fare con le dita, una volta le fate tu, una io e poi basta. Chi c'è di famoso, di gente, perché io so che si formano dei grupponi di gente abbastanza pericolosa quando si allenano. Tu fai parte di questi grupponi, cioè tu Sì, vai sì, sì, con... faccio parte di un paio di gruppi pericolosi del genere. Tipo, chi c'è? Tipo... Tipo mi alleno con Garcia, Ok, Roberto Garcia, che è quello sì. che fa la Supersport, il ragazzo che fa la Supersport, con Dani Munoz che fa la Moto Ok, 2, con sì. Rueda che fa la Moto 2 che ha vinto l'anno scorso il Mondiale Moto 3. Mi sono allenato con anche l'altro Munoz che fa la Moto 3. Mi sono allenato con alcuni ragazzini che fanno la sport bike, chi fa la rookies bike, la Questi rookies cup. sono dei selvaggi, questi qui. Sono, sì, 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 cioè, è vero. è che ti racconto questo, eravamo qui in un cartoromo comunque vicino a Erez, che tra l'altro, la pista che tra l'altro è di Ramirez, Marcos Ramirez. Ok. C'è un cartodromo e comunque che è vicino a casa e tutti quelli dell'Andalusia vanno lì. Organizziamo questo allenamento di gruppo, eravamo in 6-7, 7-8, qualcosa del genere, con i 600, moto grandi. E tra questi c'ero io, c'era Dani Munoz, c'era Rueda, c'era quel ragazzino della Rookies Cup, c'era un altro che fa la sport bike. Comunque, cioè, un livello abbastanza alto. Facciamo questo allenamento di gruppo che praticamente dovevamo girare. Il primo che faceva parte del gruppo passava come se fosse un long lap, quindi Sì, passava chiaro, sì, sì, sì. esterno per fare in modo che gli altri poi dopo passavano e si cambiavano le posizioni e si rimescolavano, quindi c'era anche una lotta per cercare Mm, di stare lì davanti per passare, perché poi magari ti arrivava uno più lento, dovevi ripassarlo. Comunque nel momento in cui mi butto esterno, c'avevo un po' di margine, c'era un ragazzino che fa la Rookies Cup, che tra l'altro ha vinto l'ultima gara alle Man. Io mi butto esterno, faccio per la mossa, diciamo, per rientrare dentro. Lui stava con un motard 250, con un'onda 250. E nel momento in cui ero pronto per entrare dentro in traiettoria, sento un fischio di gomma, una cosa proprio barbara, una cosa bruttissima. Ho detto, Sì. Dio, mi giro, c'era lui con la moto abbattuta così che quasi mi veniva contro. Ho detto no, no, passa pure, mi accodo senza problemi. Cioè, per farti capire
lo spirito poi è col coltello tra i denti, perché poi uno cerca di sovrastare l'altro, di superare l'altro, Ma questa di cosa è formativa perché ti fare osso, insegna perché fare l'inaspettato, osso. no? Ma anche ti insegna cose assurde che possono succedere, cioè ti abitua a cose assurde. No, ti abitua all'imprevisto, ti abitua magari anche a Imprevisto. esagerare, perché poi dopo, cioè lui in quel momento stava esagerando, ha fatto una situazione fuori dal normale, però l'ha comunque controllata, capito? Cioè non è andato oltre al limite, ma sotto controllo. A E te il quello, motard piace? sì, sì. Però giri Però con la no, 600 tu. c'ho un CBR, mi alleno con un CBR. Col CB, beh, ma come accosta, come accosta, Esatto, sì, Cioè, nel senso, alla fine quelle moto lì, se devi fare chilometri, forse sono sì, la sì, soluzione più conveniente, è no? una Così. moto che io la utilizzo per metterci gomme e benzina e basta. Sì, sì, No, sì. non ci faccio altro, cioè So- è come se fosse, non so, un muletto proprio. Vado. sono tante le situazioni così in Spagna, vero? Di gruppi così che si allenano anche a livelli Sì, molto perché alti e poi... un po' è diventata famosa, ecco, questa scuola spagnola, poi vengono persone da tutto il mondo, si trasferiscono in Spagna durante la stagione per allenarsi. Se vai in zone Valencia, zone Barcellona, è pieno di questi gruppi Pieno, che pieno, si sì, sì. allenano. Sì, Sì, beh, c'è Arbolino lì da quelle parti, sì, ce sì, ne sì, sono in sì. tanti. Ma poi dopo vai anche in bicicletta, corri, vai in palestra, cosa fai tu? Ovviamente, sì, sì. Il giorno che non vado in moto, io stamattina sono andato in bici un paio d'ore e sono tornato a casa. Diciamo che la mia routine è quella di allenarmi, di controllare l'alimentazione, Quindi allenarmi fai 2 volte al giorno? fisicamente. Fai 2 volte al giorno tu? Dipende, Una, due dipende, volte? dipende, dipende dai momenti. Tipo adesso non so, c'ho fine settimana di gara Adesso e magari... non sto a caricare tanto fisicamente, anzi, sto più a recuperare perché vengo da settimana scorsa che stavo in Croazia, sono tornato lunedì mattina alle 4 di mattina a casa, adesso mercoledì domani riparto di nuovo che vado in Repubblica Ceca, quindi è un mese un pochettino così, gli allenamenti poi li fai mirati anche in base alla Al situazione. carico, la situazione. A parte che Esatto. adesso inizia a fare caldo in Spagna, quindi Sì, secondo qui, qui- me... qui poi miseria. abbastanza, qui poi Sì, abbastanza. sì. Tu in Croazia sei andato per il traffico di sigarette, giusto, vero? No, sto scherzando. No, sto scherzando. No, però mi piaceva, volevo dire questa cosa perché volevo vedere la faccia. No, sei andato per uno sponsor Che lì. poi, che poi da Cioè, napoletano, diciamo, la serenità non se lo che aspetterebbe. ne so, però era per dire, era per fare un po' di casino, no, so, sei andato per uno sponsor, Sì, giusto? sì, Sei andato per Spa, sono andato lì cioè, per fare un evento, per fare una gara dell'Alpe Adria con uno sponsor del team. hai fatto la gara? Abbiamo Tipo fatto il che weekend gara? di gara. Tipo che gara? Una gara, un Una weekend di gara garetta, il garetti. campionato dell'Alpe Adria si chiama. È Ma un con la campionato Superbike? col Superbike dell'anno scorso, Ecco, ok, va bene. a Rijeka, sì, Cioè, sì. per tenersi un po' rinfrescati, Sì, sì, diciamo. alla fine è un modo per creare Sì. relazioni anche con gli sponsor del team, per allenarsi, perché alla fine, cioè, in moto ci vai e ti alleni. Com'è Eh, andata? Com'è andata? no, no, sono divertiti, sono Ti sei divertiti. divertiti? Ok, no, non volevo sapere il risultato, volevo sapere se ti eri divertito. No, no, Cioè, è tutto stato, è qua, sì, stato, è sì, stato sì. figo, è stato figo. Sì, sì. Poi anche Quindi, lì sono quei campionati, sai, quando vieni dal mondiale, che vedi comunque il mondiale, che c'hai il tuo tir, c'hai il tuo box, c'hai l'ospitality, sì, certo, per lì invece arrivi. è un po' più rustico. Sì, Vedi però lì la gente vera, capito? Che gli appassionati veri, magari. E ti ricordi che alla fine io ho iniziato così, ho iniziato in una tenda con. ti ricordi perché lo fai anche un po'? No, no, Perché però a ti volte... ricordi anche da dove venivi, Sì, perché alla sì, fine sì, io, sì. io- io ero lì in mezzo a loro all'inizio, ero un ragazzino che aveva 13 anni con la sua moto, col suo team, con la tenda, sotto la tenda, C'era l'odore di salsicce vicino, perché se no, i quello è... Se c'è, cevapcici, i ci cevapcici, sono i cevapcici, perché sì. se c'è quell'odore di salsicce, allora vuol dire che la gara è rustica, E se il, no, sa- no. e il sabato sera era barbecue fuori al box per le Sono buoni, salsicce. cevapcici, che però Sì, io e te, io per tanti motivi, tu se vuoi per motivi agonistici, è una cosa da cui bisogna stare anche abbastanza lontani, lontani, perché lontani. allontani dal cevapcici. Vabbè, senti una cosa, quindi adesso
in Spagna, Jerez, ti alleni, palestra secondo me non ne fai tanta, non ti piace di meno. No, palestra quando serve. Poi io vado a guardare sui canali social a vedere, c'è quello che sta in piedi sui palloni, appeso agli elastici, quell'altro che fa allenamenti normali. Tu mi sa che ti vedo più sulla bici, un po' più Sì, sulla, non lo so, tu corretto. corri, ok. Quindi farai le ripetute, farai i lunghi, Sì. farai gli scattini, quelle cose lì. Col fresco vai tu in Spagna. Ma prima di essere Mister Helmet era un preparatore atletico. Sì, ho fatto varie cose. Se tu cerchi Gianluigi Ragno Ergathlon, trovi i record del mondo di Mr. Helmet magro. Che non sto scherzando, è vero. Sì, sì. Fra l'altro, io ti invito, ho invitato Surra, ho invitato Baldassare, ti invito in palestra da me. Io ho una palestra mia, c'è già venuto Stirpe, quindi glielo puoi chiedere. Dove ho tutte le macchine a ventola, quindi remo ergometro, bici a ventola, assault bike, simulatore di sci. Ma E io facevo, questo facevo dove? quelle gare lì, vicino a Roma, vicino a Vallelunga. Quindi quando vieni la prossima volta, prima ti porto a mangiare e dopo ti porto, o viceversa, e dopo ti porto in palestra. Facciamo il contrario, forse è meglio. Prima la palestra e poi mangiare. Vabbè, senti una cosa, quindi a Barney cosa diciamo? Cioè, nel senso, cosa promettiamo per la stagione? Stai attento, perché Questa poi cosa è pericolosa. con No, Barney soprattutto. a Barney non bisogna dire nulla, a Barney bisogna solo dire di continuare così come Sì. stiamo facendo. Nulla di più, nulla di meno. Stiamo in una fase, ecco, positiva, io credo, dove mi sento bene con la squadra, con la moto, con me stesso proprio. E quindi stiamo portando a casa ogni gara il massimo che si può. Se il massimo, non so, è terzo, puntiamo al terzo. Il massimo è fare decimo, puntiamo al decimo, capito? Non facciamo più quelle minchiate 2025, ecco. Eviterei. Quelle lì. Stiamo Soprattutto cercando di starci alla larga. hai avuto delle sfortune sontuose, eh? Cioè, devo dire che hai avuto delle vere La sfortuna se sfortune. ti capita una o due volte, però se inizia a essere Sì, ripetitiva, poi bravo, dopo bravo. non credo tanto nella sfortuna, onestamente. Stai acquisendo la mentalità spagnola che non si giustifica, del pilota che non si giustifica. Bravo, questo mi fa piacere. Tu nella pista di Aspar sei stato, in quegli altri No, posti ancora là? no, Non sei ancora no. stato? È Anche molto perché, grave. anche perché in realtà, cioè io sono in Spagna, ma sto Lo so verso, dove lì. Sì, cioè la Spagna è grossa, cioè da Valencia c'ho tipo sì, sì, 7 lo so. ore, 7-8 ore. Tu sei alla frontiera, cioè, voglio dire, non Esatto, è che... esatto. Cioè Quindi, io sto nella ma parte tu, dell'oceano della Spagna. ma tu stai facendo turismo sessuale, non stai facendo... Cioè, tu sei andato lì perché c'è... Ma io me ne sono accorto subito. Ora, facciamo finta che ti alleni. No, sono sicuro che sta andando bene. Senti, se tu non avessi una Ducati, che moto vorresti? Perché cioè, in questo momento, se dovessi... Guarda, devi cambiare In moto, questo, io ti do... in questo Scegli. momento, quella che viene subito dopo la Ducati in termini di... Quindi prenderesti o la Bimota o la BMW? Sì, Secondo me la BMW è più adatta a te, non lo so perché. Non lo so, ma ti. cioè, non ne ho proprio idea, non ne ho proprio la più pallida idea. Vabbè, stai facendo il diplomatico, perché invece qualcuno mi ha detto: no, la Kawasaki e la Bimota sono la stessa moto, mi hanno detto, praticamente sono uguali. Beh, io credo che questa è una Eh, cazzata però, perché fondamentalmente Ah. c'hanno Dissing, dissing, lo stesso dissing. motore, però È credo la che stessa abbiano elettronica, un telaio differente, no? è il forcellone. E il Forse forcellone, la parte anteriore del telaio è diversa, ma il resto. cioè, come dire a quel eh, punto che Yamaha e Honda, che sono giapponesi, sono uguali, però cioè, non c'è secca niente. Non lo so perché guarda che Bimota è di Kawasaki è quasi tutto uguale tranne la parte anteriore del telaio. Però questo dissing adesso lo monto io e faccio tipo un dissing contro Surra. Questo che... Ma sai che cazzo Ma sì, ma... No, ma perché, perché volevo creare cos'è. Quindi tu, e invece nel mondialino degli italiani, che sono tantissimi, se togliamo Nicolò che sta fuggendo, quel vigliacco con punteggi stratosferici, come mondialino per gli italiani, come ti vedi tu?
Cioè, perché sono veramente tanti. Adesso, a parte Manzi, Rato fanno fatica perché loro hanno una Sì, dotazione sì. diversa, è inutile che... Poi c'è Axel che è in un momento un po' difficile, ma io credo che abbia tutti gli strumenti per recuperare. Tu come Ducati, cioè tu punti Ma al io credo che terzo alla posto, fine diciamoci la verità. se guardi la classifica, cioè stiamo rispecchia con quello che siamo, con quello che stiamo facendo, quindi mi vedo lì tra i primi, però ti ripeto, è un qualcosa che in realtà neanche ci si pensa, eh. Quindi obiettivo independent, titolo indipendenti, terzo posto, barra secondo. No, io devo fare, fammi fare un po' il mio lavoro. Sono stato buono fino adesso, fammi fare un po' lo L'obiettivo stro. l'obiettivo l'obiettivo è fare gare come Balaton, ecco. Te la butto là. Guarda che io conosco i tuoi genitori, non ci metto niente a telefonare a tua madre e ti faccio sgridare, che ne so, una cosa che, cioè, stiamo attenti. Che Sì, saluto che sì. sono due persone veramente a modo Però che... l'obiettivo ti ripeto, l'obiettivo è continuare a fare quello che stiamo facendo. Vabbè, però questo è un commento del cazzo di quelli diplomatici che Questa è una vanno. Sì, paraculata. sì, vero, eh. Sì, sta degenerando questa intervista perché tu ti sei accorto che io sono buono oggi, che non sto facendo troppo il Mister Helmet, allora se ne approfitti. Comunque, la verità è che a Barney è molto migliorato anche lui, ultimamente parla molto di più. E una volta Anche con te. Anche con te. ma io l'ho conosciuto Barney, pensa, sai come l'ho conosciuto io Barney? Facendo un reality, il primo reality di moto dove il protagonista era Polita e c'era Barney al Ah, e cima c'era Polita che correva con lui. che correva con lui, che Barney forse diceva 15 parole a weekend, ma forse 20 se ci aveva voglia di parlare. Adesso al confronto è un chiacchierone, ma anche lui ovviamente si è ammorbidito, si è un po' uniformato all'ambiente, tutto il cioè dovete acquisire il flow. Adesso io ti chiedo Esatto. il flow, dovete acquisire il flow. Cambia due cose della Superbike, cioè che non ti piacciono, che vorresti migliorare, e poi ce ne andiamo. Cambio due cose da Superbike che non mi piacciono. Sì, Mi piacerebbe avere più marchi. ma Ecco. ancora di più. Ma Sì, alla fine sta Ducati, c'è sì. Honda, Yamaha, BMW e basta, e Bimota, Kawasaki, beh, Kawasaki. tu vorresti, che ne so, Triumph vorresti, no? No, io vorrei tipo Suzuki, Aprilia. Suzuki, ok, Aprilia. Suzuki e Aprilia, che la moto ce l'avrebbero magari Sì. per cacciarla. E, quindi, e poi qualche gara in più. Qualche gara in più extra Europa. Extra roba, esatto, esatto. Sì, allora su questo siete d'accordo tutti. E invece O i comunque, cinesi... o comunque l'idea sarebbe figa anche fare tipo circuiti differenti dalla MotoGP, proprio per diversificare le cose. Anche quello Sì, sarebbe un'idea figa, secondo me. attenzione che poi vi mandano a correre in posti tipo Most, Navarra, che insomma... Beh, però vedi che Most non è ma Balaton, non è male. Balaton niente. Balaton però alla fine ci corre anche la MotoGP. A te ti piace perché sei andato bene, Balaton, che fai il paraculo. No, in realtà non era tra le mie Eh, piste favorite, ecco. che sarebbe invece qual è? Beh, tra le piste favorite ci sarebbe Portimao, ci sarebbe Phillip Bella, Island, bella, sì, sì, sì. ci sarebbe Aragon, Misano anche non mi dispiace, non so Beh, perché, però sono non mi tante. dispiace. Sì, 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 sì. Senti, invece i cinesi, tu pensi che Ah, ci arriveranno? Perché sarebbero tu lo anche i sai, cinesi da mettere dentro. sai Tra i chi marchi da mettere arriverà a dentro. CF Moto, è probabile, sai? Sì, Entro non molto tempo. ZX Moto probabilmente potrebbe arrivare, visto che il lavorone che stanno sì, facendo sì. con quella moto lì, che insomma, che ne hanno vendute 6.000 in poche ore su internet dopo che De Bise ha fatto la doppietta. Cioè, anche lì, secondo me, i cinesi... Ma se, Arrivano. ma se ti dicessero ti facciamo l'offertona, quella proprio a segno in bianco, no? Così, scrivi tu, Ti scrivi sta tu. uscendo il Mister Helmet che è in Eh te. sì, prima o poi dovevo uscire, ho tenuto a schiacciare. Se ti facessero l'offertona, ti dicono: Senti, Montè, ma tu scrivi la cifra, vieni a correre con noi. Quindi, cioè, fai un po' di fatica magari, però potrebbe andare bene anche come a De Bise, perché quelli quando indovinano la moto poi la indovinano. Tu faresti il cambiamento?
A te è uscito il Mister Helmet, però io rimango Iari Montella, No, quindi tu non direi, stai e quindi, attento, direi- e Io ti... quindi ti risponderei, farei parlare il mio manager con loro e prenderemo la migliore decisione che possa essere per me. Chi è il tuo manager? Battistella. Battistella, ok, anche lui come sur. Vabbè, allora se parli con Battistella, caccia, fa veramente fa un assegnone, cioè ti sistema. Battistella è su queste cose, eh? Su queste cose è bravo, cioè anche su altre, ma su queste dei ingaggi, secondo me, sì, sì. Poi vabbè, le percentuali ve le vedete voi. Va bene, senti, sei stato quasi bravo. Ho visto anche Sì. passare una donna nuda prima, non so se No, non era nuda. non era nuda, No, però non è era passata, nuda. però l'ho vista, però è passata, l'ho vista. Ma adesso mi sa che qualcuno si deve allenare, quindi no, quindi, quindi adesso io questa intervista la salvo, devo mettere i ritagli per tutte le volte che ti è caduta la linea perché il complotto spagnolo, poi vado a cercare sui tuoi social tutte le cose da metterci dentro e quindi peggio per te quello che hai postato nell'ultimo periodo cercherò di Beh, trovare qualcosa. hai materiale, hai materiale. Sì, c'è roba, non è che c'è soltanto We Are No, Very no, no, Happy, This is ultimamente the proprio hai proprio materiale per potermi sputtanare come a te piace, ecco. non è che c'hai tutta roba tipo Thank my sponsor and my team, Very No, happy to be no, here, no, quelle no, no, puttanate là. molto più un profilo friendly. È friendly, c'è il flow, c'è il flow. Va bene, allora ciao Iari Montella da Jerez. Vai, Bello mister Emmett. quello specchio là, mi piace quello specchio là. Ma quello Quando vieni era... qua ti invito a casa, forza. Devo andare prima che mi ha invitato Jarno Polastri. Adesso l'ho vista, l'ho vista. Devo andare da Aspar, però sì, vengo anche là a vedere. Vai al Pelaio, vediamo se c'è ancora quell'affare lì Ti che faccio con tutte sapere, le ti scrivo. motociclette. Vabbè. Ciao a tutti, Vai, grazie. Ciao, stai alla bene. prossima. Ciao, 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 ciao. ciao. Sigla, sigla, sigla.